Sono entrambe giapponesi, ma sono rivali. Il pennino ha due filosofie diverse perché per una parte Pilot la vede in un modo, Sailor la vede nell'altro, ma condividono lo stesso principio ispirativo, e cioè il pennino deve essere il protagonista. La penna, bella, sì, ma comunque è resina, qualche finitura un po' qua e là, ma tutto la concentrazione e anche il prezzo della penna è rivolto al pennino. Sto parlando della Pilot Custom 743 e della Sailor 1911 Large, pennino SF per Pilot, pennino Fine 21 carati per Sailor, le ho messe alla prova. Vi salto ogni tipo di descrizione perché ormai le conoscete a memoria, e se siete qui ci siete per capire un pochettino le differenze che, insomma, attraverso le mie impressioni proverò a raccontarvi. Il pennino è la parte, lo sapete, più rilevante di queste penne. È qui che le aziende, queste due aziende giapponesi, riservano la maggior attenzione, ed è un'attenzione che ripaga nel momento della scrittura. Un pennino SF Soft Fine, vi dicevo, due filosofie diverse, perché da una parte abbiamo una Pilot che chiede al pennino di trasmettere qualcosa, di muoversi insieme alla mano. Non mancano infatti i flessibili, gli elastici, i soft fine che per l'appunto popolano il catalogo. Dall'altra parte abbiamo Sailor di flessibile non ha proprio niente, anzi ha fatto della rigidità la sua arma vincente, perché è una rigidità coniugata ad una estrema scorrevolezza del pennino. E che pennino! È una delle poche stilografiche che ci propone un pennino in oro a 21 carati. Vuol dire tanto, vuol dire poco, ok, lo sappiamo, abbiamo imparato a conoscere questo fatto, però tutti quanti, io per primo, anche se non sono il primo fan di questa azienda, non riesco a staccarmi da questa penna e da altre penne del marchio Sailor, perché la scorrevolezza, la qualità del pennino c'è tutta ed è un continuo invito alla scrittura. Caricate entrambe con lo stesso inchiostro. Comincio da Pilot. Beh, questo c'era già, quindi tanto meglio. La penna è un po' più larga, è un po' più pesantina rispetto alle serie 74, 742, ma offre un bilanciamento di primo ordine. Tanto nella grafia corrente, ma ancora di più in quella corsiva, dove possiamo, grazie alle doti del pennino, anche lanciarci in qualche tratto che possa avere, come vedete, una piccola variazione del corpo. Molto bene, mi piace. E anche mi piace il controllo che offre, perché posso decidere di utilizzare una scrittura di questo tipo, oppure di giocare anche con i caratteri più stretti, più larghi e bassi magari, larghi e bassi, oppure allargati come sto facendo adesso, oppure variare l'inclinazione a mio piacimento, inclinazione. Insomma, offre secondo me un buon controllo, e lo capisco anche dal fatto che posso impugnare la penna anche un pochettino più in alto e comunque scrivere, insomma, in maniera decente. Ci proviamo. Come vedete, la sto impugnando qua. Bene, mi piace, sto andando veloce, vado un pochettino più lento, sempre impugnandola in alto. Lento, con stampatello minuscolo. Cosa capisco da questa prova? Che il pennino sta in strada, il pennino guida la penna, o per meglio dire, quello che noi andiamo ad imprimere come direzione, come pressione, e tutti gli occhielli, le asole che facciamo vengono effettivamente
sviluppate, diciamo, graficamente dal pennino. Non dobbiamo, in altre parole, ricorrere a degli sforzi per controbilanciare quello che altri pennini, per esempio, ci mettono a disposizione, cioè scorrevolezza. Il prezzo che paghiamo per contro è di essere magari nel lungo termine un pochettino più affaticante. Eccola a confronto con Sailor. Innanzitutto, se devo essere onesto, mi piace più la sensazione di impugnatura di questa penna. Però mi piace un po' meno il bilanciamento perché la sento leggermente più pesante qui, così come mi è capitato per esempio nella prova comparativa con questa e la Pilot 823, che dotata del meccanismo di questa siringa rovesciata che avrete visto nella prova comparativa, la appesantisce parecchio. Pennino fine, anche qui andiamo a scrivere, sentiamo come si comporta. Beh. C'è poco da dire, queste sono mie impressioni, valgono quello che valgono, perché le due penne sono davvero, davvero bellissime dal punto di vista della grafia, assolutamente delle alleate, assolutamente di primo ordine. Poi io le trovo anche belle comunque dal punto di vista estetico, mi piace molto una penna nera, sì, la trovo anche gradevole dal punto di vista estetico, forse esteticamente, anzi tolgo il forse, mi piace di più la Sailor, è uno dei motivi per il quale non riesco a staccarmi. E poi c'è questo pennino a 21 carati, così levigato, così a modo, così invitante, però allo stesso tempo riesco a governarlo un po' meno bene rispetto a che cosa? Alla Pilot, perché questo pennino è così scorrevole che una parte della mia energia va non nell'atto di spingere il pennino, ma addirittura di contrastare questa inerzia inesistente, questo scappare, questa scorrevolezza che io trovo a volte persino eccessiva. Così mi piace, così come mi piace anche lo stampatello un pochettino più, anche un pochettino più libero, un pochettino più giocato su questi slanci. Perché? Perché fanno parte del pennino. Difficile dire quale sia la migliore fra queste due penne, e questa prova comparativa è solo per raccontare un po' così in diretta a voi le mie impressioni, perché poi tutto deve passare attraverso le vostre mani, le vostre sensazioni. È un pochettino più grande anche, come potete vedere, la 743 rispetto alla Sailor 1911, da aperta, mettiamole ancora a confronto, da aperta viene pareggiato appena il discorso, ma resta sempre più lunga, le devo tenere così perché sennò mi scappano, resta sempre un po' più lunga la Pilot, anche se ha un pennino onestamente che sporge un pochettino di più, leggermente più grande. Due belle penne, a me piace un pochettino di più questa, la sento bene in mano nonostante quello che vi ho raccontato. E a voi tutti amici grazie, vi aspetto ai prossimi video se vorrete essere con me. Ciao!